Se seguite TOC e seguite le nostre puntate domenicali di Beato tra gli orologi, saprete che domenica scorsa abbiamo parlato di Grand Seiko. E questa domenica, come ogni domenica in Beato tra gli orologi, vorrei continuare il nostro viaggio in Giappone, sebbene con una maison completamente diversa, possiamo dire agli antipodi quantomeno per qualità rispetto a Grand Seiko, e che cercherò tuttavia di trattare con la delicatezza che merita, soprattutto per non ferire i tantissimi estimatori del marchio, anche perché molto spesso i neofiti o comunque i curiosi e i neo appassionati approcciano al mondo dell'orologeria meccanica proprio partendo da Orient. Benvenuti o bentornati nella nostra stanza degli orologi, qui su TOC, dove parliamo di orologeria, storia degli orologi, ma anche di storie che grandi uomini hanno compiuto con i loro orologi al polso. E la domenica, nel nostro format di Beato tra gli orologi, mi occupo assieme a voi di reagire quasi live, sebbene il video sia registrato, a quelle che sono le maison, i loro cataloghi, i loro prezzi quando li troviamo online, anche per capire eventualmente quali sono le novità, ma anche qual è l'offerta completa o quasi di una maison, dato che in gioielleria, nelle boutique, normalmente non si trova naturalmente proprio tutto. Orient è una maison storica che da sempre ha fatto del rapporto qualità-prezzo il suo cardine principale, il suo cavallo di battaglia. Probabilmente non è lo scopo, la mission della maison, il rapporto qualità-prezzo, però ci riesce sempre. E parlando proprio di rapporto qualità-prezzo, non si può annoverare il fatto che Orient sia una vera e propria manifattura, perché all'interno dei suoi orologi, a differenza di tante altre maison che utilizzano calibri terzi, ci sono calibri Orient che vengono realizzati appunto dalla manifattura, e tutto questo normalmente anche a prezzi molto piccoli per orologini belli e sfiziosi. Certo, Seiko e Citizen non sono certamente da meno, non a caso anche lì siamo in Giappone, però Orient forse è un po' più bistrattata, e se devo essere onesto anche da me in realtà, rispetto a Seiko, a Citizen, non so bene perché. Di certo non sono un amante né del nome né del logo di questo marchio, di questa maison, però questi sono semplici gusti soggettivi che poi lasciano un po' il tempo che trovano. Ma nonostante questo, probabilmente Orient offre più di Seiko e Citizen, quantomeno nelle fasce entry level. Quindi, senza perdere altro tempo e, ripeto, con la massima delicatezza che mi riuscirà a avere, andiamo sul catalogo Orient. Bene, allora partiamo da un sito innanzitutto in italiano, cosa che non era affatto scontata, devo essere onesto, che invece fa piacere e trasmette anche una certa voglia di Orient di affermarsi nel mondo degli appassionati, nel mondo globale degli appassionati, lasciando un po' forse la nicchia nipponica e la nicchia orientale, come dice il suo stesso nome, e affacciandosi su mercati che tra l'altro l'hanno sempre premiata, come abbiamo detto, quello italiano in particolar modo. Però vedo per esempio che anche grandi personaggi come Ted di Baldassarre spesso parlano di Orient, il che significa che si sta conquistando, si è conquistata una grande importante fetta di mercato e di appassionati. Il Mako è, io conosco poco Orient, lo premetto, conosco ciò che può conoscere un appassionato che guarda i video degli altri. Ho guardato molto spesso i video di Marco Bracca su Orient, di Amico Orologiaio, di Cesare, di Mattia Watchmaniac, di Pierpaolo. Sono un collezionista, un appassionato da circa 10 anni, poco più, ma sono come voi anche un fruitore dei video YouTube. Da appassionato ancora oggi guardo i video di tutti, quindi conosco Orient per quello che mi è stato trasmesso. Il Mako per esempio so che è l'ultima evoluzione di questo diver, a qualcuno è piaciuto, a qualcuno meno, so che ha aumentato il prezzo. In particolare a me è piaciuta molto come novità, perché lo vedo molto più moderno, lo vedo molto più fruibile, la corona è nuova ed è molto più bella di ciò che era prima, secondo me. Anche i colori, anche questa ghiera in acciaio mi piace tantissimo. Poi non so se è acciaio o se rimane alluminio che è spazzolato, insomma. Però adesso vediamo il diver più atteso dell'anno, vediamo, dicevo. 350 euro anziché 490 ci fa già capire che siamo in una fascia di prezzo dove ci si può anche soltanto togliere lo sfizio di provarlo per capire se piace oppure no. Perché acquistare un diver
a poco prezzo, innanzitutto per farci un po' quello che ci pare, per andarci al mare, per buttarlo sugli scogli, per farci dei lavori, ma anche semplicemente per chi vuole il rapporto qualità-prezzo, che per me ha poco senso in orologeria, nel senso che se dovessimo parlare di rapporto qualità-prezzo potrei dire che ho la massima resa spendendo zero e guardando l'ora sul cellulare. D'accordo? Questo sarebbe il massimo del rapporto qualità-prezzo, mentre tantissimi orologi blasonati costano indubbiamente troppo rispetto a ciò che offrono, ma perché appunto è passione e collezionismo. Si compra altro, si compra un'emozione, si compra un racconto, non si compra un oggetto che segna l'ora, perché appunto altrimenti la guardiamo sul cellulare. Detto questo, però, c'è chi non vuole spendere troppo, c'è chi non può spendere troppo, c'è chi semplicemente vuole tutti gli orologi possibili. Orient in questo caso ha indubbiamente grande storia, possiamo dire che è un'azienda blasonata, offre dei contenuti tecnici secondo me all'altezza soprattutto dei prezzi richiesti e quindi potrebbe essere un'ottima alternativa a altri diver entry level, i soliti diver entry level come Citizen e Seiko, che alcune volte offrono anche meno e costano anche di più. Mi sono dilungato fin troppo, quindi vediamo nel dettaglio l'Orient nero, se non ricordo male, sta caricando. C'è questo sconto, non so perché c'è questo sconto, forse siamo in periodo di saldi, non saprei onestamente. Datario a ore 3 con questa cornice che va oltre insomma il solito buco nel quadrante, lancetta che ricorda un po' il freccione GMT, il classico freccione GMT, ma è una lancetta dei secondi. Ghiera, vediamo se questa ghiera è in alluminio, no, ghiera in acciaio, non so se poi vuole dire in acciaio, cioè il colore acciaio, non credo, però credo che sia una vera ghiera in acciaio. E ancora un bracciale, vabbè, tipicamente entry level, finali vuoti, ripiegati con le solite ansette, quindi un po' di mal di mare, con le solite ansette che tengono dietro la cassa e che inevitabilmente la rovinano, ma insomma, ripeto, ce l'aveva Omega e lo Speedmaster fino a 2 anni fa, ce l'ha il Mako a 350 euro e c'è pure da ringraziare e da non dire nulla. Clasp che diciamo è in linea con il prezzo, certo farebbe sempre piacere avere qualcosa in più, ma in quel caso bisogna spendere in più, non ci si può certamente lamentare di avere meno se si vuole spendere di meno, con fermaio di sicurezza e 2 pulsanti per lo sgancio, va bene. Poi sul fondello, un fondello molto economico, passato semplicemente al laser, fondello Epson, non so perché, ma sembra il logo proprio della stampante, che c'entri qualcosa Epson con questo fondello, con questo orologio, non lo so. Se voi lo sapete me lo dite nei commenti, oppure se lo vediamo tra poco. 200 metri, vetro zaffiro, che per esempio Seiko e Citizen non offrono in questa fascia di prezzo. Movimento Japan, vediamo un po' che cosa ci dice meglio del movimento, se ci dice qualcosa. Specifiche tecniche del movimento: calibro Orient F6722, automatico con carica manuale e fermo macchina, cosa che per esempio molti Seiko e Citizen ancora oggi non hanno, nella fascia entry level naturalmente. Caratteristiche: massa oscillante bidirezionale, anche questo è una caratteristica che alcune volte si dà per scontata, ma non è scontato avere la carica bidirezionale. Per esempio il Sellita 7750, il cronografo, non ce l'ha, per dirne una. Durata di carica più di 40 ore, va bene. Precisione pecca un po', ma per calibri di questo tipo ci sta, meno 15 più 25 secondi al giorno. Credo che siano tra l'altro specifiche vicine alle specifiche che dà Sellita per i calibri 200. Pensate un po'. Dimensioni: 40 mm, anza 46.5 ottimo, spessore 12.8, praticamente come un Rolex Daytona, ottimo. C'è veramente poco da dire, cioè si può dire che è un orologio economico, però a questo prezzo e per il tipo di orologio non credo si possa veramente pretendere di più. Il Mako tuttavia è il cavallo di battaglia di Orient, così come il bambino, l'elegante di Orient, quindi onestamente c'è veramente poco da dire. Però andiamo a vedere cos'altro offre Orient di bello o di brutto, perché credo anche che ci sia molta roba brutta. Questo Skeleton Champagne a 3.000 euro, Orient Star credo che sia la divisione
lusso di Orient, un po' come Grand Seiko lo è per Seiko, 3.000 euro insomma si vede, movimento comunque scheletrato, è un vero movimento scheletrato, quasi questo ponte questa platina principale non è scheletrato, è scheletrato ciò che c'è sopra, scusate, qui c'è questo sito, però come potete vedere qui a destra è tutto pieno perché c'è appunto la platina, a sinistra invece è scheletrato, si vede qualcosina, non vedo la molla di carica che normalmente è una delle prime cose che si vede in un movimento scheletrato. È un orologio che non mi piace per nulla, devo essere sincero, lo trovo veramente brutto come poche altre cose viste. Sembra, non lo è, ma mi sembra un orologio da centro commerciale, lo dico onestamente, uno di quelli che trovi su Amazon a 30 euro. Questo no, questo è un movimento di manifattura scheletrato, 3.000 euro, però no, possiamo andare oltre. Orient Star, questo qual è? Questo sembrava carino, questi sembrano un po' dei Grand Seiko, questo sembra un Grand Seiko, vediamo un po', 1920 euro, vediamo che cosa ci dice Orient, Moonface nero, cassa molto giapponese, però anche un po' troppo Grand Seiko, onestamente. Ora, credo che Orient sia nata prima di Grand Seiko, che nasce nel 1960, però non voglio dire, rimaniamo sul fatto che è una cassa giapponese, va bene, perché qui rischio di andare a stuzzicare troppe persone, quindi fate finta che non abbia detto nulla, d'accordo? Io non taglierò questo video, d'accordo? Io non lo taglio. Però parliamone nei commenti. Detto questo, orologio simpatico, mi piace 100.000 volte di più Grand Seiko, non credo neppure abbia la qualità di Grand Seiko. Ora è una mia congettura, tuttavia non lo so, andrebbero provati dal vivo. I Grand Seiko li ho provati, hanno una qualità incredibile, soprattutto quelli al titanio tra l'altro. In questo caso onestamente non lo so, probabilmente è ben fatto, però da ciò che vedo non credo offra una qualità simile al Grand Seiko, a partire dalla clasp con questa laserata un po' economica buttata lì, no. Secondo me no. Certo, non costa come un Grand Seiko di questa fascia siamo attorno ai 7-8 mila euro, qua 2.400 euro scontato a 1.920, però ecco, sono comunque soldi, anche il movimento è un po' quello che è, vediamo un po' questo movimento, non mi sembra nulla di particolare, vedo qualche lavorazione a perlage anche un po' superficiale, sempre che le foto siano veritiere, la massa oscillante ha una specie di codice NIV, però non saprei dirlo, insomma le foto sono quelle. Peraltro voglio dire, cioè un orologio del genere di Orient Star che si vuole posizionare in una determinata fascia di mercato con un determinato prezzo, ma fa le due foto che si vedano bene, ma facciamo le due foto, ma è una foto sgranata, sembra una foto fatta col cellulare, niente, questo è il massimo che si riesce ad ottenere. Vabbè, Made in Japan, Sapphire Crystal, Stainless Steel, Water Resistant 100 metri. No, io lo boccio, come questo qui è brutto, questo lo boccio su tutti i fronti. Questo credo sia ancora più brutto, scusate. Moonface New Look, pelle bianco, cioè vabbè, io non dico niente. Però sembra uno di quegli annunci su AliExpress tradotto, che poi probabilmente è tradotto con Google Translate. Vabbè. Se ci fosse una divisione Italia di Orient, li invito a una bellissima live dove magari parlare di questi dettagli, perché secondo me merita di più Orient. Al di là dei design, al di là di alcuni pezzi iconici come Mako e come Bambino, merita più attenzione, perché poi facciamo queste puntate, facciamo Beato tra gli orologi e queste cose qui vengono a galla, no? Si vede un po' questo solito movimento che non si capisce che roba è. Epson, sono curioso di questo Epson, ma perché Epson? Non ce lo vuole dire perché Epson? Te lo stampa Epson? Non c'è scritto da nessuna parte. Diametro 41 mm, vabbè, questo qui niente, bocciato. È molto orientaleggiante, magari in Giappone piace tantissimo, è l'oggetto più venduto della Maison, me lo auguro, però non è assolutamente per me. Poi abbiamo altre versioni sport più o meno conosciute, il Mako 3, il Big Mako, il Mako 2, il Triton, che è sempre piaciuto tanto, 399 euro, questo qui è un altro diver della Maison. Non so bene quante differenze ci possano essere con il Mako, però io preferisco il Mako.
Tra l'altro la Corona Ore 4 non l'ho mai apprezzata né su Citizen per esempio, né su Seiko, tantomeno su Orient. Orient tra l'altro, lo dicevo prima, torno a ripeterlo con queste foto sgranate, nome e logo che proprio non riesco a digerire. Proprio no, non ce la faccio, non so perché. Credo che anche in Giappone non digerirebbero un orologio che si dovesse chiamare Occidental. Vabbè, detto questo, Occidental, chissà se qualcuno farà mai un orologio Occidental. Bambino open, no, non sono un fan degli open work, che non è uno scheletrato, ma è semplicemente un quadrante attraverso cui si vede il bilanciere, ed eccolo qua. Non sono assolutamente un fan della cosa. Questo qui con secondina invece è molto simpatico, tra l'altro sembra avere anche la dimensione giusta. Qual è questo qua? Vediamo un po' se lo trovo. Potrebbe essere il Bambino versione 2. Vediamo un po', 266 euro, che tra l'altro sono cresciuti un po' perché ricordavo costassero molto meno il Bambino. Comunque, ah no, versione 4. Perché versione 4 se qui c'è scritto versione 2? 12esimo, grigio ramato. Vabbè, orologio in finto oro, purtroppo, questa cosa mi dispiace, cioè questo orologio qui in oro sarebbe molto bello, in finto oro è colorato, vabbè, e lascia un po' il tempo che trova. Lo preferirei in acciaio come in questo caso, come per esempio questo qui, 245 euro. Poi abbiamo il Bambino versione 2 fumé blu grigio, non so perché lo chiamano grigio, mi sembra un bianco come questo, lo chiamano grigio, vabbè. No, io volevo trovare questo qui invece, questo è bello, vediamo un po', scopri i modelli. Dobbiamo trovare, vai alla collezione, il Bambino con la secondina, che però non trovo. Ma poi anche questo nome Bambino, non lo so, non riesco a spiegarmi determinate scelte. Eccolo qua, questo è carino, questo mi piace molto, molto anni 60, molto heritage, Bambino Small Seconds, non in oro, in finto oro, ma quadrante nero. Secondo me poi quadranti neri, soprattutto sugli orologi degli anni 60 dove erano praticamente tutti bianchi e tutti grigio, il quadrante nero secondo me fa sempre la differenza, è sempre magnifico, anche in questo caso indubbiamente. Vetro zaffiro sul fondello, non so se è zaffiro, probabilmente sì, adesso lo vediamo, per vedere il movimento che poteva tranquillamente rimanere nascosto. Questo è un orologio più di sostanza, è un bello orologio cassamoneta in acciaio che fa il suo sempre giusto, c'ha pure il datario che a tanti non piacerà, io invece lo trovo sempre molto utile. Certo, nero con quadrante nero sarebbe stato indubbiamente meglio, ma ci accontentiamo. Poi ci sono qui questi fasi luna che non mi piacciono, troppa roba, troppo no. Poi questa fase luna che va ad occupare parte dell'oblò dell'open work, no, non ci siamo. Ripeto, sono gusti però. Quindi calibro di manifattura Orient, perché appunto è una manifattura, lo abbiamo già detto. Vediamo un po' se è zaffiro, no, vetro minerale bombato, fondello trasparente, indubbiamente anche lui vetro minerale. Chissà perché il Mako ha praticamente lo stesso prezzo, lo fanno zaffiro, e invece questa versione dell'Orient Bambino lo fanno con vetro minerale. Vabbè, poco male, i prezzi sono quelli che sono e ci sta, la qualità c'è tutta. A questo prezzo credo si possa veramente, non si possa chiedere di più. Questo qui in verde è molto carino, probabilmente avrete già capito, come già sapete io scelgo un orologio da mettere in collezione, almeno per finta, al termine di ogni puntata di Beato tra gli orologi. Orient non è da meno. Le uniche maison per cui non ho mai scelto poi l'orologio sono stati gli Homage, in particolare Steinhardt e Pagani Design, e anche Invicta in realtà. Non è naturalmente il caso di questo Orient, va bene, collezione vasta, tanta roba. Questo qui per esempio ci potevano mettere anche una bella macchinetta del caffè, così ci avevamo tutto già pronto. Foto fatta al buio da un bambino di 2 anni con una macchinetta digitale degli anni 90, no, però io in collezione metterei volentieri questo qui. Abbiamo visto prima, l'ho elogiato non appena l'ho visto, non lo conoscevo, avrei preferito il datario nero ma mi accontento benissimo. Bello, di sostanza, pulito, giusto, adatto a fare quello che deve fare,
Vediamo un attimo il diametro, perché non vorrei fosse un 45 mm. Diametro senza corona purtroppo è quasi un 41 mm, 40.8. Per un tutto quadrante è troppo, Questo è un orologio da 35, 36, 37 mm, ma 41 mm, corona esclusa, no, è troppo. E allora ne devo scegliere un altro, perché così non va bene. Questi qua, questi anche sono carini, Vediamo un po' questo verde in maglia milanese. V6, chissà se poi questo V6 vuol dire veramente versione 6. Calibro abbiamo già detto è quello che è, avrei preferito che fosse nascosto e che fosse chiuso in punizione. Diametro 40.6. Io, se non ricordo male, però erano usciti dei bambino col diametro, ecco, forse questo qua, il 38 mm, che comunque è troppo, ma quantomeno non è 41, che poi è sempre stata una delle critiche maggiormente rivolte a Orient, proprio i diametri dei bambino. 38.4 mm è comunque troppo senza corona, però ragazzi, se proprio devo scegliere quadrante nero, scelgo lui. Non scelgo il Mako perché onestamente di uno sportivo da battaglia non saprei che farmene. Un Orient bambino più classicheggiante e più elegantino invece ritengo abbia un utilizzo sicuramente più versatile. Quindi che bambino 38 mm nero sia. Diciamo che questa puntata di Beato tra gli orologi ha confermato quelle che erano le mie sensazioni e anche le mie aspettative rispetto ad Orient, un marchio dalla grande storia e dal grande rapporto qualità-prezzo che offre a catalogo determinate cose, e non a caso Mako e Bambino sono quelli che ho preferito di più e sono anche i più apprezzati da parte della community, quantomeno quella italiana, e anche un catalogo eccessivamente vasto, probabilmente con troppe cose all'interno, un catalogo fatto male online con delle foto da dimenticare e che secondo me potrebbe offrire molto di più, soprattutto per il nostro mercato, ma non è detto che Orient ancora non lo faccia, perché magari gli orologi che abbiamo visto, come anche gli Orient Star, hanno comunque più mercato dove Orient nasce, ovvero nel mercato asiatico e nel mercato in particolare del Giappone. Io come sempre vorrei sapere la vostra, quindi non dimenticate di farmelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale se gli argomenti di cui parliamo sono di vostro interesse e vi do appuntamento ad una prossima puntata qui su TOC.